Quando parliamo di periodo ipotetico, parliamo di frasi che hanno una condizione, un'ipotesi e una conseguenza. Se piove non esco. Se potessi andrei in vacanza. In questo video ti spiego esattamente quali tempi verbali usare in ogni situazione. Normalmente nei libri di grammatica il periodo ipotetico viene diviso in 3 categorie: periodo ipotetico del primo tipo, del secondo tipo e del terzo tipo. È sicuramente una divisione utile, ma secondo me un po' troppo rigida. Io preferisco spiegare che rapporto c'è fra il tempo del verbo che usiamo e il grado di probabilità dell'ipotesi. L'ipotesi può essere possibile o anche probabile, oppure può essere poco probabile, oppure può essere completamente impossibile perché magari è nel passato. In questo modo vedremo che ci sono in realtà tante combinazioni diverse. L'importante è capire il principio generale, perché poi possiamo veramente esprimere quello che vogliamo. Cominciamo dal caso in cui l'ipotesi è considerata possibile o anche probabile. In queste frasi spesso troviamo le combinazioni presente-presente o presente-futuro, cioè presente, indicativo presente nell'ipotesi e nella conseguenza indicativo presente o indicativo futuro. Cominciamo dai casi più semplici. Se hai ancora fame, puoi ordinare il dolce. Se hai ancora fame è una possibilità reale nel presente, anzi magari anche probabile, e la conseguenza in questo caso è nel presente. Puoi ordinare il dolce. Possiamo avere la conseguenza nel futuro. Se studi, passerai gli esami. Perché usiamo il futuro? In genere si usa il futuro quando la conseguenza è più lontana nel tempo, magari un po' più incerta. Passerai gli esami fra 1 anno, fra 2 anni, non lo so, mentre nel primo caso la conseguenza era nel presente o nell'immediato futuro. Per esempio posso dire: se piove, stasera non esco. Stasera è leggermente nel futuro, perché adesso sono le 2:30 di pomeriggio. Quindi la conseguenza è leggermente nel futuro, posso usare il presente. Queste 2 combinazioni, presente-presente o presente-futuro, sono probabilmente le più comuni, ma in realtà ce ne sono molte altre. Vediamone alcune. Possiamo per esempio usare il futuro anche nell'ipotesi, come in questo esempio preso dalle notizie sportive. Se avrà voglia di sacrificarsi, farà una grande carriera. Se avrà voglia di sacrificarsi, in questo caso stiamo parlando di un giocatore, di un calciatore giovane, e quindi usiamo il futuro perché dovrà sacrificarsi nel futuro, non necessariamente adesso. Quindi anche l'ipotesi, anche la condizione è nel futuro e la conseguenza naturalmente deve essere nel futuro perché deve venire dopo. Per la conseguenza possiamo usare anche l'imperativo, è abbastanza comune. Ho un altro esempio preso dalle notizie sportive. Neville punzecchia Ronaldo. United, se vuole andarsene, accontentalo. Punzecchia significa provoca. Se vuole andarsene, quindi presente, accontentalo. È un imperativo con il pronome lo. E un ultimo caso in questa categoria, possiamo avere anche un passato prossimo nella condizione, nell'ipotesi. Questa è una notizia presa dalla cronaca, si parla di un crimine, di un delitto, e qualcuno dice: se è stato lui, deve pagare. Se è stato lui, cioè se è stato lui a commettere il delitto, a commettere il crimine, deve pagare. Quindi in questo caso si tratta di una possibilità reale, ma nel passato, se è stato lui a commettere il crimine, deve pagare. La conseguenza è nel presente. Per riassumere quindi, quando l'ipotesi, la condizione è considerata possibile o anche probabile, usiamo per la condizione il modo indicativo e i tempi più comuni, quelli che abbiamo visto, sono il presente, il futuro o abbiamo visto anche il passato prossimo. Per la conseguenza usiamo invece
il presente o il futuro dell'indicativo, oppure l'imperativo. Quando l'ipotesi è considerata possibile ma non molto probabile, usiamo il congiuntivo imperfetto per esprimere l'ipotesi e molto spesso il condizionale presente per la conseguenza, ma vedremo che ci sono altre possibilità. Se me lo chiedesse, glielo direi. Se avessi più tempo, leggerei di più. Sono condizioni, ipotesi possibili ma non molto probabili. Se me lo chiedesse, significa probabilmente non me lo chiederà, ma se me lo chiedesse ci sarebbe una conseguenza, glielo direi. La stessa cosa per il secondo esempio. Se avessi più tempo, significa che non ho tempo, non ho più tempo, ma è comunque una possibilità. Anche in questo caso, come abbiamo visto prima, si può usare l'imperativo nella conseguenza. Se te lo chiedesse, non dire niente. Se te lo chiedesse, congiuntivo imperfetto, non dire niente, un imperativo negativo. Con il congiuntivo imperfetto poi si usa spesso il verbo dovere quando ci riferiamo a un evento preciso nel futuro. Facciamo questa ipotesi. Io posso dire: se vincessi alla lotteria comprerei un pianoforte a coda. È una frase molto ipotetica. Possiamo immaginare che sono seduto sul divano, magari non ho neanche comprato il biglietto della lotteria, ma sto sognando. Se vincessi alla lotteria comprerei un pianoforte a coda. Facciamo invece questa situazione. Ho comprato il biglietto della lotteria, ce l'ho in mano e la lotteria è stasera. In questo caso dico: se dovessi vincere alla lotteria, compro un pianoforte a coda. Questa è un'ipotesi molto più reale. Se dovessi vincere significa che mi riferisco a un evento preciso, magari l'estrazione dei numeri del lotto è stasera, ho il biglietto in mano, se dovessi vincere a questa estrazione stasera, compro. Ho anche messo un indicativo presente invece del condizionale presente per rendere la frase ancora più reale, ancora più ottimistica, possiamo dire. Quindi l'uso di dovere con il congiuntivo imperfetto è molto comune, ma solo quando ci riferiamo a un evento preciso. Se vogliamo, per esempio, cambiare uno degli esempi precedenti, se te lo chiedesse, non dire niente. Possiamo dire: se te lo dovesse chiedere, non dire niente. Se te lo dovesse chiedere, mi riferisco per esempio al fatto che lo incontrerai, non so di chi stiamo parlando, di Gianni, incontrerai Gianni stasera, se quando lo incontri te lo dovesse chiedere, tu non dire niente. Una cosa importante da notare, prima di passare al prossimo caso, è che nell'ipotesi possiamo usare il congiuntivo imperfetto, come negli esempi che abbiamo visto finora, o il congiuntivo trapassato, come vedremo fra un attimo, ma non possiamo mai usare il congiuntivo presente o il congiuntivo passato. Ricordiamoci questo perché è importante, quindi solo congiuntivo imperfetto o congiuntivo trapassato. Con il congiuntivo imperfetto abbiamo visto che per la conseguenza abbiamo tante possibilità, dal presente dell'indicativo al presente del condizionale all'imperativo. Ma passiamo al prossimo caso. Quando l'ipotesi si riferisce a un evento del passato che non possiamo più cambiare, usiamo il congiuntivo trapassato. Se ti fossi svegliato prima, non avresti perso il treno. Se ti fossi svegliato prima, significa che non ti sei svegliato prima, non ti sei svegliato in tempo. È un evento del passato che ormai non possiamo più cambiare e quindi usiamo il congiuntivo trapassato. Per la conseguenza, non avresti perso il treno. In questo caso ho usato un condizionale passato, perché anche questo è un evento nel passato che non possiamo più cambiare. Hai perso il treno, ormai non ci possiamo più fare niente. Se invece la conseguenza è nel presente, possiamo usare un condizionale presente. Se avessi letto più libri quando ero giovane, oggi sarei più saggio. Anche questa
è un'ipotesi che non possiamo cambiare. Non ho letto più libri quando ero giovane e non posso tornare indietro nel tempo. Qui siamo nella categoria dei rimpianti. Non posso tornare indietro nel tempo, non posso cambiare il passato, ma la conseguenza è oggi. Oggi sarei più saggio. Come ho detto all'inizio, però, spesso i tempi verbali vengono un po' mischiati fra loro a seconda dell'idea che vogliamo trasmettere. Vi faccio vedere un esempio che ho trovato nella sezione delle domande frequenti di un servizio di consegne, un servizio di posta. In questo piccolo paragrafo sono riusciti a mettere 3 periodi ipotetici. Cosa succede se non sono in casa? È il primo. Sembra un po' diverso perché è una domanda, ma è comunque un periodo ipotetico. Se non sono in casa, è l'ipotesi, cosa succede? Quindi qui siamo nel caso di presente presente. Se non sono in casa, cosa succede? Molto fattuale. Poi abbiamo la prima frase della risposta. Se il corriere non riesce a effettuare il tuo ordine, effettuerà un nuovo tentativo di consegna il giorno lavorativo successivo. In questo caso abbiamo un presente nella ipotesi, se non riesce, e poi abbiamo un futuro nella conseguenza, effettuerà un nuovo tentativo il giorno dopo. Perché si usa il futuro? È giusto usare il futuro, secondo me, in questa frase. Si usa il futuro innanzitutto perché è un po' più formale del presente, presente, presente. E poi anche per sottolineare la differenza. Se non sei in casa adesso, effettuerò un nuovo tentativo domani o il giorno successivo. Ma veniamo alla terza frase del nostro servizio di consegne. Nel caso in cui il corriere non riuscisse a recapitare il tuo ordine, ti verrà rilasciata una notifica di mancata consegna. Cos'è successo? Siamo passati al congiuntivo imperfetto. Nel caso in cui in questo contesto significa se. Quindi se non riuscisse a recapitare, perché siamo passati al congiuntivo imperfetto? Secondo me, per trasmettere l'idea che si tratta di un caso molto improbabile. Questo è un servizio di posta, di consegne, quindi ci stanno dicendo nel 99% dei casi ti consegneremo il tuo pacco, ma in quell'1% o quello 0,1%, quel caso molto improbabile in cui non riuscissimo a consegnare il tuo pacco, e quindi, caso molto improbabile, siamo passati al congiuntivo imperfetto. E poi per la conseguenza, interessante, viene usato il futuro, non il condizionale presente. Nel caso in cui non riuscisse a recapitare il tuo ordine, ti verrà rilasciata una notifica. Una notifica è quel biglietto che ci lasciano quando non ci trovano in casa. Quindi, ipotesi molto improbabile, non succederà, ma se dovesse succedere, abbiamo una risposta, una soluzione molto concreta e quindi usiamo il futuro, l'indicativo futuro invece del condizionale presente. Rimane un ultimo punto, ma molto importante. Ah, dimenticavo, se finora ti è piaciuto il video, lasciami un bel pollicione o un commento che mi fa sempre piacere. Dicevo, un ultimo punto molto importante. Spesso nelle conversazioni di tutti i giorni sentiamo frasi come queste. Se lo sapevo, venivo anch'io. Se me lo dicevi prima, ti aiutavo io. Quindi con un indicativo imperfetto nell'ipotesi e un indicativo imperfetto nella conseguenza. Queste frasi si riferiscono a eventi del passato che non possiamo più cambiare. Se me lo dicevi prima, significa che non me l'hai detto. Se lo sapevo, significa che non lo sapevo. E anche la conseguenza è nel passato. Se me lo dicevi prima, ti aiutavo io. Significa che non ti ho aiutato. Siamo quindi in quella che prima, scherzando, ho chiamato la categoria dei rimpianti, cioè qualcosa nel passato che non possiamo più cambiare, ma è appunto una categoria che abbiamo già visto
E prima, in questa categoria, abbiamo usato il congiuntivo trapassato per l'ipotesi e il condizionale passato per la conseguenza. E infatti queste frasi possono anche essere espresse in un altro modo. Se lo sapevo, venivo anch'io, significa se l'avessi saputo, congiuntivo trapassato, sarei venuto anch'io, condizionale passato. Se me lo dicevi prima, ti aiutavo io. Significa se me l'avessi detto prima, congiuntivo trapassato, ti avrei aiutato io, condizionale passato. Ma allora significa che possiamo usare questa costruzione, imperfetto più imperfetto, al posto di quell'altra, un po' più complicata, congiuntivo trapassato più condizionale passato? Se hanno lo stesso significato, possiamo usare una o l'altra? Sì e no. Luca Serianni, nella sua grammatica, a proposito di questa costruzione imperfetto-imperfetto, dice: si tratta di un costrutto tipico del registro colloquiale, benché in espansione. In espansione, cioè è una forma che si sente sempre più spesso, che viene usata sempre più spesso, ma rimane comunque una forma colloquiale. Io personalmente non la uso, preferisco usare, appunto per quei casi in cui non possiamo più cambiare il passato, preferisco usare la combinazione congiuntivo trapassato più condizionale passato. Ma per chi non volesse usare questa costruzione, la costruzione imperfetto più imperfetto nei contesti più informali può essere un'alternativa. Grazie per avermi seguito, se vuoi puoi iscriverti al mio canale e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!